Ciao ragazze, benvenute o bentornati in questo nuovo video. Oggi andremo a realizzare questa splendida borsa, l'ho chiamato Nala come modello ed è veramente super carina. Guardate, anche i colori sono troppo bellini e ci servono davvero pochissimi materiali. Ora vi elenco tutto, anche sotto nella descrizione vi inserirò tutti i materiali e anche il PDF che potete scaricare dal mio shop se volete tutto scritto, quindi lo potete trovare sempre sotto nella descrizione. È una pochettina un pochino più piccola di quelle che ho realizzato in precedenza, sono solamente 20 cm di larghezza, ma guardate quanto è carina. Per la sera io penso che sia una chicchetta. Iniziamo subito il tutorial. Ci servirà all'incirca 300 g di filato, io sto utilizzando lo Swan Black di 3 sfere. Per il colore della rifinitura della borsa ho utilizzato all'incirca 100 g di colore. Vi consiglio di dividere il colore rosa per riuscire a fare la rifinitura nel modo corretto. Hanno 2 moschettoni tondi per il manico, 2 anellini per i laterali, ci servirà anche una chiusura, una catena, però voi potete decidere anche o di mettere questa oppure di creare una tracolla all'uncinetto. Vi lascio sotto il link per ricreare la tracolla regolabile. Come uncinetto utilizzo un 3,5. Si inizia con il colore per la rifinitura, quindi non per il corpo, prendete il colore che avete scelto per fare tutto il bordino. Quindi si va a fare il primo cappietto e si fanno 30 catenelle per iniziare. Fatte le nostre 30 catenelle, facciamo una catenella in più per salire con il lavoro. Adesso dobbiamo fare delle maglie basse dietro la nostra catenella, quindi giriamo le nostre catenelle e si va a lavorare esattamente in queste costine che trovate dietro la catenella. Così una volta che abbiamo lavorato queste catenelle il lavoro poi vi risulterà dritto. Quindi si salta la prima perché non si lavora mai, si passa nella seconda e si vanno a fare delle maglie basse. Vi devono risultare sempre 30 maglie basse. Quindi per tutta la riga noi andremo a lavorare queste costine che ci sono dietro le nostre catenelle. Ci ritroviamo al termine della riga. Arrivati in fondo alla riga si sale con una catenella e si gira. Adesso andremo a fare per tutta la riga un giro di coste retro, quindi non si entra mai nella prima, ma qua nella seconda, prendendo solamente la costina di dietro e si fa una maglia bassa, costa di dietro e si fa una maglia bassa, costa di dietro e si fa una maglia bassa e si continua in questo modo fino al termine della riga. Una volta terminata la riga, facciamo sempre una catenella per alzare il lavoro e si svolta. Adesso dobbiamo andare a incorporare il nero,
Quindi cosa si andrà a fare? Le prime 3 maglie si fanno con il rosa, poi si andrà ad incorporare il nero e le ultime 3 maglie si devono rifare con il rosa. Per questo io vi ho detto di andare a fare 2 rocchette di questo colore della rifinitura, perché poi noi a fine riga dobbiamo andare a inserire un'altra volta lo stesso colore, quindi in questo caso il rosa. Quindi poi noi, una volta che abbiamo fatto le prime maglie con questo filo, andremo a incorporare il nero. Qui dobbiamo riagganciarci con quest'altra rocchetta di rosa. Così andremo a fare la rifinitura ai lati, sia da questo lato che da quest'altro lato. Quindi iniziando il nostro punto termico faremo 3 punti termici, quindi si va a prendere la nostra costa dietro più la costina che c'è sotto e si fa una maglia. Si fa la seconda, si entra in costa retro, si passa alla costina che c'è sotto e si fa una maglia. Nella terza si fa sempre nello stesso modo, quindi si entra in costa retro, la costina sotto, si sale con il filo e ci ritroviamo con 2 asole. A questo punto dobbiamo andare a incorporare il nero, quindi il rosa passerà davanti e poi andremo a prendere il colore nero per chiudere queste 2 asole. Quindi prendiamo il nero, portiamo avanti il rosa, lo blocchiamo e con il nero si va a chiudere la nostra maglia. Vedete che in questo modo la terza maglia risulterà sempre rosa, però ora si inizia con il nero. Quindi questo rosa davanti, qui il nero e si fanno i punti termici con il nero. Quindi si prende la costa dietro, la costa sotto. Io vado a mettere dentro questo filo nero, così lo vado subito a nascondere. Prendo il filo nero, mi ritrovo con 2 asole e faccio la maglia. Ecco qua, vedete cosa succede? Le prime 3 maglie sono rosa e poi arriverà il nero. E si continua nello stesso modo fino a che non si arriva esattamente qui nella terzultima maglia. Quindi costa retro, quindi faremo il nostro punto termico normale, la costina di dietro, vado a metterci anche il nero così lo vado subito a nascondere, prendo il filo e ho fatto la maglia. Si continua sempre con il nostro punto termico, quindi costa retro, costa di sotto e faccio la maglia bassa e continuo così. Punto termico, sempre punto termico.
troviamo praticamente qua nella quart'ultima maglia. Bene, sono qua nella quart'ultima maglia, vado a inserire come se facessi l'ultimo punto termico con il nero, quindi costa dietro, costa sotto, e poi faccio la stessa cosa che abbiamo fatto prima, quindi vado a mettere il nero davanti, vado a prendere l'altro rosa e vado a chiudere la maglia con il rosa. Vedete che comunque questa maglia è sempre nera. E adesso vado a fare gli ultimi 3 punti a punto termico con il rosa, andando a nascondere anche il filo in eccesso. 1, 2 e 3. Ecco come vi risulterà questo giro. Quindi i primi 3 punti con il rosa e poi vi ritrovate quando giriamo il lavoro questo colore proprio dove vi servirà. La stessa cosa per il nero e le ultime 3 maglie con l'altro rosa. Quindi vi ritroverete praticamente con 3 fili. Noi adesso dobbiamo sempre continuare nello stesso modo finché non si raggiunge l'altezza del nostro pannello. Ora andremo a fare un'altra riga insieme per farvi vedere come si procede. Quindi arrivati a questo punto si sale con una catenella per alzarci con il lavoro, si svolta e i fili li ritroveremo dietro. Ok, questi sono i fili in eccesso che in realtà possiamo già tagliare, così ce li togliamo subito. E anche qua abbiamo un filo in eccesso del rosa e si va a tagliare, così non ce l'abbiamo che ci danno fastidio. Una volta che abbiamo svoltato si fanno i nostri primi 3 punti con il rosa e poi si passa a quelli neri. Quindi sempre con il nostro punto termico si continua, si prende la costa di dietro, la costa dietro e si fa una maglia. Costa di dietro, costa sotto e si fa la maglia. Nella terza ricordiamoci che bisogna incorporare il nero, quindi si entra nella costa retro, costa di sotto, facciamo il nostro classico punto termico, si arriva con queste 2 costine, passiamo il filo davanti al nostro lavoro, così poi ci ritroviamo il filo esattamente dove ci servirà nel prossimo giro. Adesso andiamo a prendere il nero che è già qui che ci aspetta e si chiude la maglia. Vedete che comunque l'ultimo punto è sempre rosa. Da questo momento si utilizza il nero e si fa sempre il nostro punto termico, quindi si prende la costa retro nera, la costa sotto rosa e si fa la maglia bassa. Costa retro nera, costina sotto rosa e si fa la maglia. Si continua nello stesso modo finché non raggiungiamo l'ultimo punto nero. Quindi continuiamo con il nostro punto termico. Ok, sono arrivata all'ultimo punto nero
Quindi vado a fare il punto termico, costa retro, costa sotto, prendo il filo nero, lo passo davanti, mi rimangono le due costine e vado a finire la maglia con il rosa. Vedete? Questo è nero. E si continua gli ultimi 3 punti con il rosa a punto termico. Ecco i 3 punti rosa. Si sale con una catenella e si gira. E come potete vedere, questo è il risultato. Quando girate il vostro lavoro per poi ripartire, i colori sono esattamente dove vi serviranno. Quindi dobbiamo procedere sempre in questo modo. Facciamo un'altra riga insieme e poi continuate da sole fino a raggiungere l'altezza di 35 cm. Quindi il nostro pannello sarà alto 35 cm. Bene, si riparte con il giro. I primi 3 punti sono sempre 1, 2, 3 in rosa. Facciamo i nostri punti termici sempre. 1, 2 e il terzo. Ci ritroviamo con le 2 asole, si passa il rosa davanti e si chiude la maglia con il nero e si continua il nostro punto termico con il nero. Ci ritroviamo qui nell'ultimo punto nero. Sono arrivata all'ultimo punto nero, quindi il nostro punto termico. Si prende il filo nero, ci si ritrova con le 2 asole, si passa il filo nero davanti e si chiude con quello rosa. Facciamo gli ultimi 3 punti con il rosa. Una catenella per salire. Ecco qua. Questo è il procedimento che dobbiamo sempre fare finché non si raggiunge l'altezza del nostro pannello, quindi si continua sempre nello stesso modo fino a raggiungere il pannello di 35 cm. Vi faccio vedere quanto sono lunghe le mie maglie. Si va sui 19 cm perché questa è una pochette un po' più piccolina rispetto a quelle che faccio di solito. Quindi qui risulterà tra i 18 e i 19 cm. Ora va anche molto in base al cordino che si sta utilizzando. Io utilizzando il cordino Swan Black, se già si può notare che il nero mi sta risultando un po' più spesso di quello rosa, anche se sono lo stesso cordino. Quindi vi può risultare tra i 18 e i 19 cm, ma non cambia tanto. Quindi si continua così, si arriva fino ai 35 cm e ci ritroviamo dopo. Scusatemi se avevo iniziato il pannello con il rosa, ma mi sono resa conto che non mi bastava il colore e quindi ho disfatto tutto e l'ho realizzata di queste 2 colorazioni. Adesso sono arrivata all'altezza dei 35 cm. In questo momento mi ritrovo con lo scalino, come potete vedere, davanti, uguale allo stesso scalino dell'inizio, quindi
L'ultima riga che fate di 35 cm cercate di farla combaciare con quest'altro scalino da questo lato. Quindi nel caso vi doveste trovare con 35 cm con lo scalino dall'altra parte, potete decidere se disfare una riga oppure farne semplicemente un'altra per fare il combaciare, tanto non succede niente. Adesso cosa dobbiamo fare? Faremo le ultime 2 righe solamente con il color lilla. Quindi si sale sempre con una catenella, si svolta e si fanno le ultime 2 righe con il lilla. Quindi sempre a punto termico si continua. Una volta arrivati qui dove c'è il nero, si passa comunque davanti, ma continueremo con il lilla. Arrivati qui dove c'è il filo lilla, si passa comunque avanti e si continua sempre con il solito filo lilla. Una volta finita questa riga non ci resta che salire con una catenella e fare l'ultimo giro sempre con lo stesso color lilla. Quindi ci ritroviamo a fine di questa riga. Benissimo, ho finito anche l'ultima riga. Vi faccio presente che lo scalino risulterà davanti come lo scalino che trovate sotto, quindi devono combaciare. Adesso possiamo andare a tagliare tutti i fili e a nasconderli. Benissimo, il nostro pannello è terminato. Vi faccio vedere quanto è lungo. Quindi vi risulterà sulle 36 cm per 20. Adesso andremo a fare il laterale. Facciamo il nostro cappietto e si avviano 8 catenelle. Facciamo una catenella in più per salire con il lavoro, giriamo le nostre catenelle e andiamo a lavorare nelle costine di dietro e vi devono risultare 8, quindi 8 maglie basse nelle costine di dietro. Una volta finito il giro facciamo una catenella per salire con il lavoro, si svolta e facciamo 8 maglie basse in costa retro, quindi facciamo la stessa lavorazione di sempre anche per i laterali, quindi tutte maglie basse in costa retro. Ok, adesso una catenella per salire con il lavoro, ci giriamo e andiamo a iniziare il nostro punto termico. Quindi facciamo così: i primi 2 punti, quindi costa di dietro, costa di sotto, per il punto termico facciamo una maglia, 2 maglie,
rimaniamo così e si va a incorporare il nero. Quindi faremo solo 2 maglie con il viola, incorporiamo il nero, il viola l'abbiamo messo davanti e si continua con le nostre maglie a punto termico, quindi costa di dietro, costa di sotto, maglia bassa con il nero. Stessa cosa, ne faremo 4, quindi 2, 3 e con il quarto andremo ad incorporare il viola. Si rimane con le 2 asole, passo avanti il nero e vado a prendere il viola. E faccio le ultime 2 maglie con il viola. Ricordiamoci di portare avanti il nero. Quindi gli ultimi 2 punti con il viola. Quindi noi abbiamo 8 punti, faremo 2 col viola, 4 col nero e 2 con il viola. Facciamo un altro giro insieme, quindi si sale con una catenella, si gira il lavoro, le prime 2 sono con il viola, quindi 1, 2, si rimane con 2 asole, si porta avanti il viola, si prende il nero, una maglia. Andiamo avanti con le 4 maglie nere, 1, 2, 3, nella quarta si arriva con le 2 maglie, si porta il nero davanti e si prende il viola, si chiude e le ultime 2 maglie con il viola. Bene, adesso dobbiamo continuare sempre nello stesso modo finché non arriviamo all'altezza di 8 cm. Una volta arrivati all'altezza di 8 cm andremo ad incorporare l'anellino del laterale. Bene, una volta arrivati a 8 cm lo scalino vi deve risultare, questo scalino qua del punto termico vi deve risultare sul davanti, perché ora andremo ad inserire l'anello sul davanti. Quindi cosa andiamo a fare? Sempre con il nostro punto termico si continua nello stesso modo, si fa una maglia per salire con il lavoro, si gira, facciamo le prime 2 maglie normali, si porta il filo davanti e si chiude con il nero. Poi andremo a incorporare il nostro anellino, quindi si fa sempre il nostro punto termico con il nero, si prende l'anello e si chiude sempre con il punto termico. Quindi punto termico, prendendo tutte e 2 le asoline, si inserisce anche l'anello e si chiude e si fa per 3 maglie. Poi l'ultima maglia si fa nello stesso modo, si portano avanti il nero e si chiude con il viola e si fanno le ultime 2 maglie con il viola.
abbiamo inserito il nostro anellino. Adesso si continua gli ultimi 4 giri per arrivare all'altezza del nostro laterale, che sono tutto 10 cm. Quindi con altri 4 giri si dovrebbe arrivare a 10 cm. Ci vediamo alla fine. Ho fatto i primi 2 giri normalmente, gli ultimi 2 giri li andrò a fare solo con il viola. Quindi, una volta che abbiamo finito i primi 2 giri, si continua sempre a punto termico per gli ultimi 2 giri, lavorando solo con il viola. E abbiamo terminato il nostro laterale. Adesso andremo a lasciare un bel po' di filo, quindi non lo tagliamo subito, ma ne andremo a lasciare almeno 1 metro, perché poi il nostro laterale lo dobbiamo cucire alla borsa. Quindi lasciamo un bel po' di filo, almeno 1 metro, e si taglia. Vado a tagliare anche questi altri 2 fili e li vado a nascondere con ago da lana. Ovviamente dobbiamo fare 2 laterali. Adesso andremo a fare il nostro manico per la borsa, quindi si parte con un cappietto e andremo a fare 20 catenelle. Arrivati a 20 catenelle si sale con una catenella, quindi con una catenella in più, e andremo a fare 20 maglie basse per ciascun catenella. Quindi semplicemente andremo a fare delle maglie basse per ogni catenella. Arrivati in fondo ho fatto 20 maglie basse, quindi si sale con una catenella, si gira e si continua sempre il giro con le maglie basse. Quindi ora andremo a fare altri 2 giri uguali identici a maglia bassa. Vi faccio vedere qualche punto e poi ci ritroviamo a fine di queste 2 righe. Quindi maglie basse normali per ogni punto. Modo fino alla fine della riga, poi ne farò un'altra con un totale di 3 giri di maglie basse. Bene, sono arrivata alla fine del terzo giro a maglia bassa. Adesso andiamo a fare il quarto giro, quindi saliamo con una catenella, si svolta. Quarto giro andremo a fare per tutto il giro maglie basse in costa retro. Quindi andiamo a prendere solamente la costina che c'è dietro e si fa una maglia bassa, costa retro, maglia bassa,
costa retro, maglia bassa e così via fino alla fine della riga. Bene, finito anche il quarto giro in costa retro, quindi soltanto con la costina di dietro, adesso si devono andare a fare gli ultimi 3 giri, quindi si sale con una catenella e si svolta e faremo gli ultimi 3 giri sempre a maglia bassa normale. Quindi maglia bassa normale con le 2 costine per un totale di 3 giri. Si finisce la riga e ci ritroviamo al termine delle 3 righe. Ho terminato anche gli ultimi 3 giri a maglia bassa. Dietro si intravede il giro che abbiamo fatto in costa retro. Ecco, da qui davanti dobbiamo piegare il nostro manico, perché è proprio questa riga che ci permetterà di piegarlo. Una volta piegato dobbiamo tagliare il filo circa mezzo metro, perché lo andremo a cucire. Una volta piegato il nostro manico, qui andiamo a allungare il nostro filo, sfilarlo. Dobbiamo far combaciare tutti i punti e con un ago da lana lo andiamo a cucire. Andiamo a nascondere anche questo filo in eccesso. Prendiamo il nostro filo lungo e andiamo a cucire il nostro manico. Quindi facciamo combaciare tutti i punti e si fa in questo modo. Il primo io lo passo da davanti, poi prendo una maglia e la maglia subito davanti e la vado a cucire. Prendo quella accanto, quella davanti e cucio. Stessa cosa, vado a quella accanto, quella davanti e cucio. E si fa per tutto il giro finché non abbiamo finito di cucirlo fino a... Una volta aver cucito tutti i punti, il manico vi risulterà così. Adesso vado a bloccare il filo tra le maglie, quindi lo vado un po' a nascondere. Ecco il risultato del nostro manico. Adesso possiamo andare ad inserire i nostri moschettoni nei lati. Quindi, come potete vedere, è un manico molto semplice, ma super carino. Quindi io vado ad attaccarlo proprio nel mezzo e lo faccio passare dall'altra parte. 1 e 2. Bene, adesso abbiamo tutto il necessario per iniziare l'assemblaggio della borsa. Siamo con i laterali, quindi vi consiglio di mettere lo scalino all'interno della borsa, quindi quando andrete a piegare per andare poi a mettere i laterali, gli scalini cercate di farli mettere sotto. Quindi prendiamo il laterale e il nostro ago da lana e iniziamo la cucitura. Vado a far combaciare i punti da sopra a sotto, quindi le V devo far combaciare queste V, vedete, in questo modo. Quindi
Il primo punto io lo vado sempre a fare in questo modo, passo il filo davanti, quindi prendo la V da questo lato e la V che abbiamo da quest'altro lato, vado a tirare il filo per la cucitura e continuo sempre nello stesso modo, quindi farò combaciare tutte le V che vedete qua e passerò sempre da sopra, quindi faccio passare il filo davanti e prendo le due V che combaciano. E continuo sempre nello stesso modo. Quindi continuate sempre in questo modo fino ad arrivare qui all'angolino. Arrivata all'angolo e si fa la stessa cosa, quindi la V che c'è subito dopo si fa combaciare con l'angolo e si continua praticamente nello stesso modo fino alla fine. Quindi adesso faremo combaciare i punti anche qui e poi faremo combaciare anche gli ultimi punti da questo lato e faremo la stessa identica cucitura sia qui che qui. Io di solito faccio combaciare un punto nel mezzo alle V con una maglia del laterale e poi una V sotto con l'altra maglia, perché per l'appunto queste maglie sono diverse da queste qui sono belle distanziate, invece qua nel mezzo troverete un altro punto che potete far combaciare con una delle maglie. Quindi si continua così e ci ritroviamo all'angolo. Allora ho fatto l'ultimo punto, come potete vedere qua c'è uno spaziettino che se lo lasciate così sembra che bisogna continuare a cucire. Infatti io cosa vado a fare? Vado comunque ad agganciarmi nel mezzo delle due V e vado a fare un altro punto così prendendo una costina sopra in questo modo. Il pezzettino si chiuderà bene, vedete? E poi vado a nascondere il filo. Fatelo bene anche questo passaggio perché almeno poi non vi scapperà più e rimane bello tirato. Io di solito le nascondo all'interno della borsa, quindi passo all'interno della borsa e lo nascondo qui all'interno dei punti. E questo è il risultato una volta che abbiamo cucito il nostro laterale. Adesso andremo a fare la stessa cosa di qua, ve lo lascio fare con calma anche a voi. L'unico consiglio che posso darvi, dovete far combaciare l'altro laterale a questo, quindi magari andate a vedere la riga, l'ultima riga dove avete fatto l'ultimo punto, che a me mi combacia esattamente questa, e vado a vedere la fine sempre della solita riga. Ci vado a mettere un marcapunti così so che questo è il punto dove devo iniziare con l'altro laterale. Ecco come risulta con l'altro laterale cucito. Troppo carina. Adesso andremo ad attaccare tutto il resto, quindi la nostra chiusura e il nostro manico, per poi inserire la catena. Prima di inserire la chiusura vi servirà un mini cacciavite. Io utilizzo questo, ve lo metto giù in descrizione anche così se vi può servire,
e lo andiamo a centrare. Quindi io prendo un metro, a prendere il metro e a prendere il centro. La borsa risulta 20 cm, quindi qua a 10 cm lo vado a segnare con un marcapunti. Vado a posizionare la chiusura proprio nel centro, tolgo il marcapunti, ho girato la borsa perché è più semplice così, e vado ad inserire i punti all'interno della chiusura. Questo scalino vi permetterà anche di inserire meglio la chiusura. Una volta inserite all'interno bene anche dal davanti e da dietro bene, devono essere proprio messi per bene, se no poi vi scappa. Andiamo di nuovo a misurare il centro della borsa per vedere se l'abbiamo messa centrale. Una volta controllato che tutto è inserito bene, andiamo a bloccare con le sue viti. Sono minuscole, per questo vi servirà questo mini cacciavite. Andiamo ad inserire anche l'altro pezzettino della chiusura. Si chiude la nostra borsa, andiamo a vedere più o meno dove dobbiamo posizionarlo. Quindi io direi che qui lo vado a posizionare qua. Controllo bene, vado anche a vedere le misure così sono più tranquilla, e una volta che sono sicura della posizione vado a bloccare il tutto con la sua graffetta. Posiziono la graffetta e con le pinzette mi aiuto a chiudere tutto. Benissimo, abbiamo inserito la chiusura, adesso andremo a mettere il nostro manico esattamente qui. Per inserire il manico per bene vado a farlo 1 2 3, conto 3 punti neri nel centro, e il nostro manico l'abbiamo inserito. Anche la catena e la nostra borsa è terminata. Bene ragazzi, abbiamo terminato il tutorial, spero che questo video vi sia piaciuto e che la borsa soprattutto vi piaccia. Mi raccomando, iscrivetevi al canale per non perdervi tutti gli altri video che usciranno nei prossimi giorni. Mettete un like, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate e ci vediamo nei prossimi video. Ciao!